Quando decidi di organizzare un viaggio del genere, sicuramente la prima cosa che fai è cercare di capire il mezzo che fa per te, scegliendolo con calma in base al tuo budget. Se cerchi avventura, sceglierai un 4x4, mentre se cerchi un po' di comodità, sceglierai un bel camper. Per noi il compromesso è stato un van, e precisamente questo Ducato, che mamma Fiat ha prodotto nei primi anni 2000. Un tetto basso per entrare in un container e spedirlo più facilmente, dei consumi ridotti e un motore turbo, che abbiamo capito che funziona molto bene anche a 5.000 metri qui sulle Ande. Pur essendo viaggiatori avventurosi, non ci siamo fatti intimidire e a parte qualche infossata, raramente abbiamo rinunciato a visitare dei posti di nostro interesse per paura di cacciarci nei guai. E quelle poche volte che è successo è andato sempre tutto bene, forse perché abbiamo visto chiaramente il limite tra l'osare e il rinunciare. Però in questo viaggio ci siamo accorti che questo mezzo un grosso limite ce l'ha e non è il tetto basso, aspetto che ormai abbiamo superato vivendo seduti o stesi, con il beneficio di entrare praticamente ovunque. E non è nemmeno il fatto che non abbia 4 ruote motrici. Ma prima di rivelarvi il più grande difetto del nostro van, andiamo un po' avanti con il nostro viaggio peruviano. E vi portiamo in un posto davvero speciale. A pochi chilometri dal caos della città di Ica sorge una meraviglia della natura. Ormai è un posto veramente molto conosciuto e noi siamo curiosi di scoprirlo. Tra l'altro è la prima volta che ci troviamo a guidare tra delle enormi dune di sabbia. Siamo arrivati a Huacachina, in pratica è un piccolo villaggio in mezzo al deserto, è vicino alla città di Ica e qua c'è una piccola laguna con un po' di case e poi tutto il deserto, tutte le dune. Adesso ci siamo fermati e andremo a visitarlo. È un'oasi, giusto? Sì, esatto. Diciamo che quando venne scoperta era una vera e propria oasi. Però il turismo con il tempo ha trasformato questo luogo in un villaggio turistico. Ma questa era ancora la nostra prima impressione e volevamo essere smentiti. Qua stiamo sperimentando la camminata sulle dune. Per fortuna non fa così caldo come nel Sahara. È un posto molto visitato qui dai turisti. L'oasi di Huacachina è una delle pochissime, se non l'unica che è rimasta con dell'acqua, perché le altre che ci sono qui nella zona di Ica, e questo non so se i turisti che vengono lo sanno, ormai si sono prosciugate. L'oasi chiaramente si forma perché ci sono delle acque sotterranee disponibili, però nel momento in cui le acque vengono prosciugate per altri usi, l'acqua finisce. Secondo noi ci sono un po' troppe persone per la capacità reale di questo posto, che è veramente una piccola laguna e ci sono tante strutture, hotel, ristoranti. Sarebbe stato più bello lasciare molto più naturale la laguna, libera, al servizio appunto degli animali che ci vivono. Comunque noi adesso aspettiamo il tramonto e poi andiamo a fare una passeggiata sulla duna e a vedere il panorama dall'alto. Se prima si poteva fare il bagno, adesso l'acqua è completamente marrone e non invoglia assolutamente a farsi il bagno. Prima di salire sulle dune stasera siamo tornati un attimo al van per farci un bel frullato di frutta. Abbiamo preso mango e banana, ci aggiungiamo il latte e facciamo un bel frullatone fresco. Qui c'è la comodità. Che barman. Mango e banana e poi ci mettiamo anche un po' di latte. Aprire un baracchino di frullati qua, mi sa che andrebbe di brutto. Il mango che abbiamo comprato sembra davvero ottimo, direi. Ecco, il frullato è pronto, sembra molto cremoso, molto buono. Assaggiamo. Ci voleva proprio veramente buono e poi questo mango veramente molto dolce. Adesso devi salire sulle dune, Stiamo salendo in cima a una duna per il tramonto. Si fa fatica perché con un piede te ne vai da una parte e con l'altro vai dall'altro.
ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'avetto, c'è un panorama pazzesco. Adesso il sole sta tramontando, intanto c'è la gente che festeggia e poi mandiamo sul drone per vedere lo spettacolo. Buongiorno ragazzi, oggi stiamo andando verso Nazca dove ci sono le linee famosissime che si vedono dall'alto di dubbia provenienza e adesso siamo sulla strada e va tutto bene, siamo nel deserto ma ci sono un po' di tornado di sabbia qua sulla carretera. Guardate lì in lontananza, non so se si vede, c'è questo tornado che sta trasportando sabbia. Un altro in mezzo al villaggio. Anche qui c'è tantissima spazzatura al lato della strada, veramente tanta. Questo è il primo dei 2 mirador che ci sono per vedere le linee di Nazca. Dovremo salire su quella torretta lì. Non serve andare sulla torretta, c'è un sacco di vento e le linee si vedono anche dalla porta del nostro van. Sono proprio lì. Ora invece siamo arrivati alle vere linee di Nazca, perché prima abbiamo visitato delle altre linee di una città qui vicino. Adesso abbiamo parcheggiato, andiamo a vedere. Sere è già lì a studiare il tutto. Stiamo visitando uno dei luoghi più controversi della cultura incaica. Fin dalla loro scoperta, questi geoglifi hanno scatenato molte interpretazioni. Nei primi studi si affermava che queste linee erano dei veri e propri percorsi cerimoniali e dei luoghi di culto, e che erano in relazione con il sistema di irrigazione o addirittura si riferivano a un calendario astronomico. Ma più di recente, tenendo in considerazione gli aspetti relazionati con la geografia del posto e le credenze della tradizione andina, si considera che le linee di Nazca furono realizzate per celebrare dei rituali in onore dell'acqua e della fertilità. Questa è la mappa satellitare con tutte le raffigurazioni, sono tantissime. In questa qui ogni linea rossa corrisponde a una linea, appunto a un disegno. Guardate quante sono migliaia. Per fare un disegno su questo tipo di roccia non è assolutamente difficile, perché basta rimuovere il primo strato di queste pietre nere e poi c'è un limo che ha appunto il colore chiaro, che dà appunto il contrasto al disegno. Le figure che si sono viste dall'alto sono: questa è la lucertola, mentre questo è l'albero, mentre questa qui è la rana. Poi ce ne sono tantissime, le dimensioni sono di circa 80 metri per 80 metri questa qui, mentre la lucertola è lunga 189 metri.
come al solito in Perù, dopo una bella giornata, ci ferma la polizia. Hola, buenas tardes. ¿Dónde va? Vamos a Cusco, Cusco. ¿De dónde viene manejando? de Nazca. ¿Qué tal el Perú? ¿Te gusta Super. el Perú? Mucho, sì. Tenga buen viaje. Ya, Gracias. Muchas gracias. Per fortuna ci lasciano andare, senza storie, e possiamo cercare con tranquillità un posto per passare la notte sulla lunga strada che porta verso Cusco. Now watch me take control. I've been running from myself like I'm somebody else. Kinda left me alone. All the love is gone. Now I'm coming around. Got a stake in the ground. Gonna stick it to you. I'm gonna let you go. Ormai abbiamo cominciato la via per andare a Cusco, che è una città famosissima del Perù, e risaliremo le Ande per la 10ª volta forse. Abbiamo lasciato il mare, la costa. Oggi ci siamo fermati in questo posto che è ancora molto desertico. Ci sono dei cactus qua vicino. Veramente un posto molto tranquillo, molto fresco, perché siamo già a 2500 metri. Ovviamente non c'è neanche una nuvola perché la regione è desertica. Non è passato veramente nessuno stanotte. Qui ci sono dei cactus enormi con delle spine che saranno lunghe 10 centimetri penso. E qui c'è una piccola strada che porta delle case laggiù. Lì in fondo c'è il Cerro Blanco, che è una montagna, anzi la duna più alta del mondo, con i suoi 2000 metri. E noi siamo saliti da lì, da Nazca, e abbiamo fatto tutta questa strada qui. Veramente un bellissimo posto per la notte. Devo dire che oggi, senza queste app che ti consigliano i posti per dormire, sarebbe veramente difficile, soprattutto qui in Sud America, trovare un posto sicuro e allo stesso tempo anche molto bello per dormire. Bene, oggi ci siamo svegliati presto, c'è tanta strada da fare, quindi il van è appena controllato, pressione delle gomme, olio e liquidi vari, quindi si può partire. There's a world inside my head. I get lost in it from time to time. No one has a spare key, the only one is inside of me. Go, I don't really dare to escape. Fall out in another space, so I stay. Hey, oh here we go, it's overflow. I don't really know. In questo momento ci troviamo a 4450 metri e per la prima volta stiamo trovando la neve sulla strada. C'è un sottile strato di neve qui, la neve in Perù. There's a war in me. Dopo ben 2 anni sulla Panamericana ritroviamo la neve sulla strada, anche se non è come quella che abbiamo trovato negli Stati Uniti, però è già qualcosa, sta nevicando. This fun, grab me out, take me down. Hey, I don't really dare to Wow. fall out in another space, so I stay. Hey, oh here we go. È loro che ci guardano curiosi. È pienissimo, no? Che belli! Sono tutti qui che stanno cercando di attraversare la strada. Sono tantissimi, tutti ricoperti di neve. Alcuni ci guardano incuriositi.
Dopo un'intera giornata di guida finalmente siamo arrivati in una valle magica, è piena di mucche, cavalli, c'è un fiume, ci sono tantissime case fatte di sassi molto particolari e qua vicino dovrebbe esserci un villaggio che sembra quello dei Puffi, perché ci sono queste case con dei tetti fatti di pietra molto particolari. Adesso Carlo sta andando a vedere come passare perché c'è un fiume e non so se riusciremo a passare col van. Allora, abbiamo deciso di non passare. Sono andato a vedere un po' la situazione al fiume. L'acqua non è altissima, però ci sono delle pietre molto alte, non vorrei che battesse da sotto, quindi preferiamo rimanere qui per la notte e poi domani mattina all'alba ci alzeremo e andremo a piedi a vedere questo posto bellissimo. Devo dire che il posto non è niente male. Lì ci sono delle montagne colorate di rosso e c'è questa valle verdissima rispetto al deserto che abbiamo incontrato finora. Questo è il fiume, comunque magari per chi conosce la zona è anche facile passarlo, io non me la sento anche perché potrebbe piovere domani. E siamo appena usciti dal meccanico, quindi sta andando tutto bene e non voglio che succeda altro. L'altezza è questa qui, non è molta, però ci sono queste pietre e con un Ducato come il nostro è meglio non rischiare. E poi una cosa importante è conoscere i limiti del proprio mezzo, perché noi non abbiamo un mezzo 4x4 e né lo vorremmo. Riusciamo a fare tutte le strade, quasi tutto. Questo è uno di quei momenti. Ci accontentiamo così perché il posto per la notte è meraviglioso, se non fosse però che è costellato di cose delle mucche. Pestarle ci può portare solo fortuna. Alla fine il tempo questa notte è cambiato. Ieri faceva freddo, però oggi fa veramente freddo. Ha pure nevicato un po', chiaramente nevischio. Adesso abbiamo conosciuto una signora che ci porta a queste case dei Puffi. Ovviamente lasciamo il van qui perché non è cosa. Temo che il livello del fiume possa crescere. Qua siamo pronti con l'abbigliamento invernale e la signora è lì in fondo che ci aspetta. In queste situazioni dove non possiamo arrivare con il nostro van non sono frequentissime, sono abbastanza rare, quindi e questo un po' ci ha fatto anche decidere di non alzare il van oppure di cambiare mezzo. Si riesce ad arrivare in quasi tutti i posti, quindi questi sono mezzi molto economici e per il resto poi si cammina, anche se è un limite noi ce lo facciamo piacere. ¿Eso es para qué sirve? Para botar, o sea, por ejemplo, no puedes hasta allá, pues no puedes correr, ¿cómo se llama? Alcanza la vaca, ¿no? O lo que te escapa, ¿no? Los animales. Ah, sí, sí. Entonces, ¿tú qué haces? Agarras la piedra. Se mete una piedra. Agarras así. Wow. Y se va lejos, Entonces, mira, te ayuda ya mira, hasta que corras ya. Sí, sí, para... Atajar. Sí, para controlar las vacas. Ajá. Pazzesco. Pero no es que lo usa también con el marido, con tu marido. No. No. No culpa al marido. Eso no vas a doler al marido. Tiene que ser más grueso. Siamo arrivati finalmente alle case dei Puffi che sono qua dietro di me. Sono molto particolari perché hanno un tetto fatto di roccia, di sasso e sono piccoline. Eccole qui, c'è una porticina con questi tettoni. Sicuramente non sono fatte per me. No, che forti. E poi qua c'è questo spiazzo, adesso è abbastanza secco, però ci ha detto la signora che a marzo è tutto verde.
incredibili questi tetti di roccia naturale che poi sono stati automaticamente riempiti con delle mura, cioè il gioco era molto semplice. E Guardiamo dentro. andiamo a vedere dentro. È minuscolo ovviamente. Qui c'è una piccola cucinetta, però non si vede niente perché è buio. Qua è per riscaldarsi, qua ci sono tutte le pentole, attrezzi da cucina e qua dentro. ci sono dei fornelli, la bombola del gas. Vabbè, è minuscola. Vabbè, tu è meglio Io non che riesco non ad entri. entrare, non ci passo Non ci proprio. passi. È tutta nera. Per il fumo. Tutta nera all'interno per il fumo. Vabbè, è bella da fuori, ma direi che non ci vivrei. E perché delle case proprio qui? Perché noi siamo qui a 3500 metri. In pratica ci sono i pascoli. Dopo chilometri e chilometri di deserto, gli allevatori soggiornavano qui quando nei mesi della pioggia, che sono da dicembre a marzo, le mucche potevano usufruire del pasto. Che è questa erbetta che sta cominciando a crescere. Adesso è tutto molto giallo perché la pioggia non è ancora arrivata definitivamente. È il momento di rimetterci in strada. Stiamo deviando dalla Panamericana di centinaia di chilometri, ma la ragione questa volta è molto valida. La nostra prossima destinazione è Cusco, la culla del mondo Inca. Non vediamo l'ora di conoscere una delle meraviglie del mondo. Sta per realizzarsi un sogno che avevamo fin da piccoli. Ci vediamo al prossimo video.